Dove siete? Vicino Milano. Io a Milano sapevo quando ci fu. 65 anni fa. Ha fatto una lite con papà. Lui ha cantato un mulo, i muli che non uscite quali sono. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Teo, lei è Akayuma e questo è Away from Big Dogs, lontano dai pezzi grossi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a San Teodoro, vicino a Cesarò, e oggi come prima tappa torneremo indietro a Gagliano Castelferrato perché ieri non siamo riusciti a visitarla per via dei tempi. Dopodiché ritorneremo ancora su queste strade e poi passeremo in mezzo ai Nebrodi e arriveremo sulla costa tirrenica. Dopo un po' faremo una sosta a Tindari e la visiteremo e dovremo terminare poi la nostra giornata dalle parti di Savoca. E questo indicativamente sarà il percorso di oggi. Partiremo da qui, da San Teodoro, e andremo indietro verso Gagliano Castelferrato e la visiteremo. Poi, come vi dicevo, riprenderemo le stesse identiche strade, ritorneremo qui e a Cesarò prenderemo la statale 289, passeremo in mezzo ai Nebrodi, arriveremo sulla costa tirrenica e passeremo Capodorlando, Patti e faremo una sosta a Tindari, visiteremo anche Tindari. Dopo Tindari continuiamo e all'altezza di Tonnarella iniziamo a dirigerci verso Savoca e lì si chiuderà la nostra giornata. Ieri con il buio non si vedeva, oggi la giornata non è delle migliori, ha anche diluviato, però la vista è questa. Ed eccoci di nuovo a Gagliano Castelferrato, che tra l'altro è il paese in cui è nata la mamma di Marino, anche se per la verità ha vissuto qui solo i suoi primissimi anni di vita, però in un qualche modo gli appartiene, quindi ho deciso di far raccontare a Marino un paio di curiosità di questo posto. Si è sempre saputo che sotto il territorio di Gagliano Castelferrato ci fosse un grande giacimento di gas, ma lo si trovò solo grazie a Mattei perché, testardo, decise di scavare ancora più in profondità di quanto lo si fosse fatto prima e andò oltre 2000 metri. Nell'episodio precedente abbiamo parlato dello zolfo estratto dalle miniere, ma la scoperta del giacimento di gas qui a Gagliano ha segnato una svolta non solo per Gagliano, ma per tutta la Sicilia, perché infatti si passò dallo zolfo al gas. Enrico Mattei, che fu il fondatore dell'ente italiano idrocarburi, venne personalmente qui a Gagliano e da quel balcone tenne il discorso che purtroppo viene ricordato come il suo ultimo discorso. Quando è venuto Di Mattei ha creato un comizio e ha detto che c'era lavoro per tutti e i gaglianesi devono tutti stare bene. Dice che si da Germania, che si da Francia, si da Milano, vedete che c'è lavoro per tutti. Noi ci crediamo al lavoro e infatti che ci fu.
E Mattei viene ricordato con il termine terzomondista, e questo perché non andava a privare i territori delle loro risorse, anzi le ripagava in modo molto più degno rispetto a tutti gli altri petrolieri. E così, se lui soprannominava gli altri giganti del petrolio come le sette sorelle, le stesse sette sorelle soprannominavano lui come petroliere senza petrolio. Ma è proprio grazie alla sua visione terzomondista che riuscì a chiudere accordi importantissimi anche con i petrolieri arabi, e questo fece inferocire le sette sorelle. Quello che fece dal balcone fu il suo ultimo discorso, perché una volta ripartito da Gagliano andò verso l'aeroporto, salì sull'aereo e questo misteriosamente precipitò in provincia di Pavia, nel nord Italia. Quando è sceso da casa si era andato un fu a Catania, un fu a un mazzaro puriello. Nell'aereo fecero scoppiare. E va da sé che da quel momento Leni non ha mai più sfidato le sette sorelle. Io ero Caruso, che aveva 16 anni, e ci siamo. E l'abbiamo gruppato con lo sciopero 50 anni all'era, perché qui faceva un anno, qui faceva 6 mesi, ne hanno rovinato. Ha capito? Non ho niente da aggiungere. Ma sicuramente il vero simbolo di Gagliano Castelferrato è la rocca che vedete qua alle mie spalle. Purtroppo è un po' tutto abbandonato a se stesso ed è un peccato, perché questo castello è antichissimo, risale circa all'anno 1000, fu costruito tutto all'interno della roccia, praticamente una fortezza inespugnabile. Però è proprio esternamente che si capisce il motivo per cui al nome di Gagliano fu aggiunto quello di Castelferrato, e cioè appunto perché la rocca, essendo inespugnabile, era considerata una fortezza di ferro. Salutiamo Gagliano Castelferrato e andiamo verso i Nebrodi. Però il tempo sembra non promettere nulla di buono, e in più noi stiamo andando proprio in quella direzione. Vedremo cosa ci aspetta. Allora, qui l'aria si fa molto più fredda. Ecco. Benedetto benzinaio. Ai 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 ai. Gesù.
Ok, temporale finito, adesso si va verso Tindari. Non è una situazione simpatica. Madonna. Madonna. Non la tenevo più. No. Allora, mettiamola così, non ci sembrava proprio il caso di continuare su quella strada, per cui stiamo tornando indietro verso Troina, che è il posto dove ci siamo rifugiati per il diluvio, e da lì andremo verso Mistretta e arriveremo alla costa tirrenica percorrendo quella strada. Una volta arrivati sulla costa tirrenica, a quel punto molto probabilmente prenderemo l'autostrada, passeremo da Patti e poi arriveremo a Tindari. Il nostro unico problema è di andare con prudenza, ma allo stesso tempo accelerare per quanto possibile il passo, perché come i giorni scorsi arriviamo sempre tardi. Quindi orario previsto d'arrivo a Tindari 18:42. Eccoci, nel frattempo siamo arrivati a Troina. Orario di arrivo a Tindari 18:42, minuto più minuto meno, e quindi sì, forse riusciamo a visitare, ma non è neanche detto che sia così. Ci proviamo. Allora, purtroppo per tutta una serie di motivi non riusciremo oggi a visitare Tindari, perché sono le 7:48 di sera, quindi
non riusciremo oggi a visitarla, per cui tiriamo dritti, andiamo a Savoca perché abbiamo prenotato la stanza per questa notte e la visita di Tindari è posticipata domani mattina, quindi domani mattina dopo Savoca andremo a Tindari e da Tindari torneremo indietro e continueremo con il nostro itinerario. Sera. Sera. Ok, ultimo tratto, 10 minuti e saremo a Savoca. Questa è la stanza dove passeremo la notte. Eccolo qua. Lì c'è un marino, letti, vandalismi ovunque, ovunque. Però il bagno è particolarmente interessante, giacca, il bagno è particolarmente interessante. Vandalismi anche in bagno, la doccia è incredibile. E se vuoi ancora ridere dei miei imprevisti, clicca sul tasto iscriviti, clicca sul tasto like e seguimi sui social. Tardi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Arrivederci Nunzio. Sono passato da Gagliano, mi cercate. A Gagliano come si sta per la luce, tutti mi conoscono. Tutto il paese. E mi imparano magari un staio. Arrivederci.